Cari amici di Planet Spin, benvenuti come sempre in questo nostro nuovo video qui sul canale, eh, dove trovate solitamente quelle che sono delle novità, delle nuove introduzioni sul panorama della pesca a spinning e non solo. Invece in questo video, nella puntata di oggi, facciamo un passo indietro, andiamo a ritroso nella storia delle esche artificiali che hanno dato poi la possibilità di evolversi nel tempo e di arrivare fino ai giorni nostri, e andiamo un po' a scoprire gli antenati della pesca spinning moderna. Facciamo un focus di attenzione su due tipologie di esche dedicate principalmente allo spinning in mare e alla spigola. Sto parlando del cucchiaino ondulante o spoon, come comunemente viene indicato oggi, e l'antenato delle soft bait moderne, il raglù di casa Ragot. Nel video di oggi facciamo questo approfondimento perché mi sembra anche giusto e doveroso ringraziare gli inventori, gli ideatori di queste esche artificiali che poi hanno permesso a tanti altri produttori di sviluppare e di rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca con esche molto studiate, evolute e particolari. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide dedicate sia allo spinning in mare che all'edging, al kayak fishing. Vi lascio il link in descrizione per un eventuale acquisto, e ricordo che per supportare il canale, oltre all'iscrizione, vi potete anche abbonare accedendo a una serie di video riservati unicamente per i supporters del canale. Ora ci guardiamo la sigla e partiamo, andiamo. Come solitamente accade qui su Planet Spin, ho realizzato un documento di supporto per far capire meglio l'argomento di cui trattiamo oggi. Oggi parliamo della storia delle esche da spigola e nel dettaglio facciamo un focus di attenzione partendo un po' dal cucchiaino ondulante o spoon, come solitamente viene identificato, e il raglù. Partiamo con il riepilogo. Cosa facciamo oggi? Ci sarà una breve introduzione, facciamo un focus di attenzione sulla storia di queste esche artificiali e poi elenchiamo le caratteristiche, i punti di forza e un riferimento in merito allo spinning moderno. Partiamo con questa introduzione. In questa slide vi faccio una piccola introduzione in merito a come siamo arrivati ai giorni nostri alle esche in plastica. La spigola e soprattutto la pesca spinning in mare ha una storia fatta di evoluzioni tecniche, di materiali innovativi e intuizioni geniali, ma le tre tipologie di esche che erano presenti agli albori della tecnica erano unicamente il legno, il metallo e la gomma. Per cui non c'erano tanti modi di ingannare questo predatore costiero diciamo, all'inizio, prima dell'avvento delle esche moderne. Per cui i pescatori si affidavano a tipologie di esche, chiamiamole semplici, come i cucchiaini ondulanti e le prime imitazioni delle soft bait, come il leggendario raglù, che ha segnato proprio l'inizio della pesca spinning alla spigola moderna come noi la conosciamo. Quindi dal legno, dal metallo e dalla gomma si è passati poi alle esche in plastica. Facciamo adesso una breve introduzione relativa alla nascita, all'evoluzione, un po' alla storia del cucchiaino ondulante, e poi passiamo invece a quella del ragù. Allora, negli anni 50 e 60 lo spinning era una tecnica, diciamo, ancora poco conosciuta e diffusa nel nostro paese, e veniva praticata principalmente in acqua dolce.
dove i target predefiniti erano la trota, il luccio e altri predatori di acqua dolce. Tuttavia, alcuni pionieri, chiamiamoli così, iniziarono a sperimentare questa tecnica di pesca anche in mare e uno dei predatori che solitamente era facilmente insidiabile lungo le nostre coste era ovviamente la spigola, cosa che al giorno d'oggi, ecco, diventa sempre più difficile per tanti motivi che ovviamente non stiamo qui a elencare, altrimenti perdiamo anche un po' il filo del discorso. Per cui in quel periodo erano disponibili poche esche e di provenienza, diciamo, nord europea o americana, tra cui il cucchiaino ondulante, chiamato oggi anche spoon, che all'inizio era nato per il luccio e la trota. Quindi divenne ben presto una delle prime scelte per, diciamo, sperimentarlo anche in mare e grazie alla sua capacità di generare riflessi, vibrazioni, soprattutto in acque torbide, scure o in presenza molto spesso di mare mosso, che poi sappiamo bene essere una delle condizioni meteo-marine ideali per la ricerca della spigola, queste esche artificiali hanno avuto un discreto successo in termini di efficacia, anche perché poi non c'erano altre esche da poter utilizzare. Poi i predatori di un tempo erano molto più presenti lungo le sponde del nostro paese e soprattutto erano meno smaliziate di quelle con cui ci confrontiamo attualmente. Per cui il cucchiaino ondulante è stato uno dei primi artificiali che integrava all'interno diciamo del suo nuoto un doppio movimento, il richiamo visivo, quindi emettendo dei flash, e quello meccanico combinato ecco, alle sue vibrazioni, per cui all'inizio, diciamo, questa è un'esca che è realizzata in metallo lucido e, diciamo, deriva da una semplice lavorazione di una lamina sagomata, però ecco, imitava perfettamente e tuttora il suo movimento imita le movenze di un pesce ferito, quindi nel suo nuoto, andando a anche recuperare linearmente questa esca artificiale, noi vediamo che emette flash, vibrazioni, seguendo un nuoto erratico, cioè molto spesso non siamo noi a dettare il movimento di quest'esca, ma per come è stata progettata, costruita, realizzata, anche con un semplice recupero lineare, vediamo che quest'esca emette flash, vibrazioni, movimenti, un nuoto erratico che inganna molto facilmente il predatore che si trova nei suoi paraggi. È un'esca dedicata alla spigola, lo sappiamo bene, però in determinate condizioni può essere utilizzata anche per altri predatori del sottocosta, tra cui il serra, il barracuda, la lecciamia, quindi è vero che è stato ideato per la pesca della spigola, almeno nel nostro paese, però rendiamoci conto che a livello internazionale può essere un'esca utile a 360 gradi in tutti i contesti dove possiamo insidiare i predatori. Passiamo adesso invece alle imitazioni soft, quindi a quelle che vengono comunemente chiamate siliconi, anche se siliconi non sono, lo sappiamo bene, sono derivanti dalla gomma, quindi possiamo comunemente chiamarle soft bait, e parliamo del raglù diciamo, di casa Ragot. Negli anni 80 questa casa francese introdusse sul mercato una delle prime soft bait per il mare, che è ancora prodotta nei giorni nostri, anche se viene molto spesso copiata, clonata dalle altre aziende produttrici. Questa imitazione andava a richiamare le forme e molto spesso anche le livree di un piccolo pescetto. Era realizzato in materiale morbido e flessibile e rappresentò una vera e propria rivoluzione. Era leggero, era naturale nel nuoto, poteva essere utilizzato e montato con diversi approcci, la testina oppure il modo
diciamo, più conosciuto ed efficace del suo utilizzo tuttora oggi è quello di abbinarlo a una bombarda, collegandolo con un trave di uno spezzone di 1 metro, 2 metri, a seconda anche delle nostre esigenze specifiche, utilizzo, ecco, di attrezzatura dedicata. Utilizzando questa esca artificiale, i pescatori si resero subito conto della sua grande efficacia in termini di catture e infatti, ecco, da lì in poi fu in rapida ascesa la sua diffusione sia nel nostro paese ma anche un po' in tutti gli altri contesti di utilizzo a livello internazionale e mondiale, perché imitava perfettamente anche un piccolo latterino o una laccia. Il ragù divenne presto l'esca di riferimento per tutti i pescatori. Prima in Francia, dove è nata, è stata distribuita all'inizio questa esca artificiale, e poi ecco si è diffusa in Europa e nel resto del mondo, sia in acque calme che in mosse, soprattutto la sua efficacia nei confronti di predatori come la spigola la ritroviamo ovviamente sia con il mare mosso e molto mosso, ma soprattutto per il mare calmo, perché in queste condizioni, diciamo, altre esche artificiali vengono un po' snobbate dalla spigola, vengono facilmente riconosciute. Magari quando serve fare un po' di distanza noi aumentiamo il peso delle nostre imitazioni e quindi riduciamo anche le movenze. Invece con il ragù, anche con il mare molto calmo, è assolutamente evidente che in termini di catture rappresenta un'esca davvero intramontabile, utilizzata da tanti pescatori oggigiorno. Tuttavia è stata una delle esche che ha dato poi il via alla realizzazione delle soft bait moderne. Ovviamente ne esistono centinaia di varianti per materiali e combinazioni differenti di forme. Facciamo adesso un dettaglio per quanto riguarda le caratteristiche sia costruttive che in termini di utilizzo sia del cucchiaino ondulante, quindi lo spoon, che delle soft bait, quindi in questo caso parliamo del ragù di casa ragù. Partiamo dalle caratteristiche del cucchiaino ondulante, comunemente conosciuto come spoon. È realizzato in materiale di metallo lucido o satinato, spesso nichelato o cromato, perché con questi processi di verniciatura aumentiamo sia il suo potere riflettente per quanto riguarda l'emissione di luce, lampi e flash, e sia per aumentarne la sua resistenza agli urti oppure ai morsi dei predatori, oppure all'impatto verso l'ancoretta sul corpo. Il peso solitamente che noi troviamo di queste esche artificiali varia dai 5-10 fino ai 40 grammi e quindi diventa un'esca molto compatta, ideale per lanci lunghi anche in presenza di vento contrario. Per quanto riguarda l'azione, è un'azione vibrante e ampia, dipende anche un po' dal modello che noi utilizziamo. Questo in foto per esempio è il classico Abu Tobi, però ecco ne esistono davvero tanti modelli che differenziano un po' per anche la forma e le tipiche movenze caratteristiche. Tuttavia imitano i riflessi e le movenze, le vibrazioni di un pesce ferito. L'utilizzo ideale che noi ne possiamo fare è sia in acque torbide con fondali misti, ma soprattutto in presenza di forte corrente, perché una delle caratteristiche principali dell'ondulante, dello spoon, è riuscire a tenere bene la corrente e quindi anche in situazioni di forte risacca, mare mosso, mare molto mosso, è una delle poche esche che riesce, ecco, a entrare correttamente in pesca in situazioni difficili. Per quanto riguarda il recupero consigliato, diciamo quello lento, lineare, è quello ideale, perché durante
questa azione di recupero, vediamo che comunque l'esca artificiale segue un nuoto erratico che stimola maggiormente il predatore perché non riesce a riconoscerlo come qualcosa di già visto, quindi ha un nuoto sempre differente e vibrazioni che attirano il pesce senza spaventarlo. Passiamo invece adesso alle caratteristiche del raglù di casa Ragot. Il materiale è silicone morbido, anche se è detto impropriamente silicone perché si tratta sempre delle derivazioni della gomma, quindi lo chiameremo soft bait. La sua coda è affusolata e ha un corpo sottile. La lunghezza che possiamo trovarlo solitamente va dai 6 ai 12 cm, ideale soprattutto per la spigola. Ci sono anche versioni più generose che sono dedicate a predatori più importanti. Per quanto riguarda l'azione, diciamo che ha un nuoto molto sinuoso e naturale, anche con recuperi lentissimi. È la coda quella che emette le vibrazioni ed è maggiormente attrattiva nei confronti dei pesci predatori, però ecco, anche la forma del corpo richiama un latterino o una piccola acciuga e quindi gioca un ruolo fondamentale in termini di efficacia. La montatura classica che noi possiamo preferire è quella accoppiata ad una bombarda, un vetrino, un corpo, ecco, che ci permette di lanciarlo a lunga distanza. Tuttavia, le recenti introduzioni di Casa Ragut e non solo lo vedono accoppiato a delle testine o dei piccoli jig, quindi lo possiamo montare in tandem, anche accoppiato per esempio al cucchiaino. Ed è questo una delle caratteristiche che noi possiamo sfruttare sia nelle condizioni di mare calmo con acque chiare e con pesci sospettosi, ma lo possiamo utilizzare particolarmente anche con il mare molto mosso perché accoppiamo le vibrazioni e i flash emessi dal cucchiaino ondulante, dallo spoon, con la codina che richiama le sembianze tipiche del pesce foraggio emettendo vibrazioni in coda. Ed è proprio quello che dicevo, i punti di forza dell'accoppiamento, dell'unione fra queste due filosofie di pesca, quindi la potenza metallica del cucchiaino e la naturalezza del raglù, rappresentano un equilibrio che ancora oggi gli spinner esperti, quelli un po' di annata, se li possiamo chiamare in questo modo, utilizzano per fronteggiare diciamo, situazioni davvero difficili, sia con mare calmo, ma soprattutto con mare mosso e molto mosso. Diciamo che lo spinning moderno è un po' figlio dell'evoluzione di queste esche originate per la cattura della spigola. Si è partiti dalla semplicità dei cucchiaini e si è passata ai siliconi di ultima generazione iper realistici, alle jerkbait, suspending, ai Minnov che noi conosciamo e apprezziamo tuttora per diciamo, darci la possibilità di andare a essere maggiormente efficaci nei confronti dei grandi predatori, a partire dalla spigola, passando per il serra, il barracuda e arrivando anche al tonno. Quindi se le esche artificiali di moderna concezione esistono, in qualche modo è anche grazie all'evoluzione costante nel tempo dovuta ai brand che hanno sviluppato man mano le esche artificiali per aumentare sempre di più l'efficacia nei confronti di questi predatori che attualmente, come dico sempre, sanno un po' leggere e scrivere, quindi dobbiamo, per diventare predatori di predatori, dobbiamo essere coscienti di dover fare gli step evolutivi per essere maggiormente efficaci e ingannare questi pesci davvero davvero sospettosi che ci fanno dannare e non poco. Per chi ama davvero la spigola, diciamo riscoprire queste esche artificiali rappresenta anche un po' tornare alle origini e diciamo si crea una connessione diretta con il passato con un occhio relativo al futuro. Allora ringrazio tutti voi per la visione di questo video, spero vi sia piaciuto. Come sempre commentate questo video per farmi sapere la vostra opinione e merito.
Vi ricordo che sullo shop Amazon ci sono già le guide dedicate alla pesca spinning in mare e non solo, ci sono guide dedicate al legging, al kayak fishing, allo shore jigging, a tecniche verticali, quindi vi lascio il link in descrizione per dare un'occhiata allo shop. Ricordo che è possibile sia iscriversi che abbonarvi per supportare il canale e questo progetto, e riceverete anche dei video dedicati unicamente ai supporters del canale. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!